Quando uniscono le forze due fuoriclasse come lo Scarabeo e Osamu Tezuka, il dio del manga, nascono mazzi iconici come questo. La Tezuka Production ha messo a disposizione 78 opere d'arte tratte dai suoi manga più famosi e lo Scarabeo le ha trasformate in altrettanti arcani. Andiamo tutti insieme a scoprire i Tezuka Tarot. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la Taroteca di Exoteric World. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao a tutti, benvenuti. Oggi vi porto in un viaggio davvero speciale, quello nel mondo del Tezuka Tarot, un mazzo che unisce la tradizione esoterica dei tarocchi Wade Smith con l'universo narrativo di Osamu Tezuka, il leggendario dio dei manga. Se amate i tarocchi e siete appassionati di fumetti giapponesi, questo mazzo è la fusione perfetta tra simbolismo e storytelling visivo. Ma anche se non conoscete ancora le opere di Tezuka, vi assicuro che questo mazzo può aprirvi porte nuove, sia nella lettura delle carte che nella scoperta di storie straordinarie. Questo mazzo nasce dalla collaborazione dello Scarabeo con la Tezuka Production. L'arte è ovviamente di Osamu Tezuka, testi di Tomomi Imaizumi, ed è stato stampato in febbraio 2025. Come potete vedere, vi mostro tutta la scatola, fronte e retro, dove troviamo le prime indicazioni. Ecco, la scatola è abbastanza grande, definita dallo Scarabeo lussuosa edizione kit. Ha una lunghezza di poco più di 20 cm, questo per aiutarvi a capire la sua grandezza. Con apertura al libro, con calamita. All'interno troviamo questa bellissima parte che in pratica è il retro delle carte stesse, il comodo nastrino per prendere il libretto che vi mostrerò meglio nel corso della puntata e il mazzo con il suo nastrino comodo da togliere. E vi posso dire che parlando proprio delle caratteristiche principali, il Tezuka Tarot è composto da 78 carte suddivise nei classici 22 arcani maggiori e 56 minori, divisi anch'essi poi in 4 semi: coppe, denari, bastoni e spade. Ogni gruppo è composto da 14 carte, li vedremo man mano insieme. Ogni carta è illustrata con personaggi tratti dalle opere più iconiche di Tezuka, da Astro Boy alla Fenice, da Jack Black a Buddha, che vedremo meglio dopo. Questi personaggi non sono stati scelti completamente a caso, ciascuno incarna perfettamente il significato simbolico della carta a cui è associato. È come se le storie di Tezuka si fossero intrecciate con l'archetipo dei tarocchi, creando un linguaggio visivo nuovo, ma profondamente rispettoso della tradizione. Le carte sono stampate in finitura lucida. Il cartoncino è abbastanza spesso, per darvi un'idea proprio della grandezza del mazzo. Il formato di ogni carta è di 7
per 12 centimetri, con un spessore totale di poco oltre i 3 centimetri. Ci sono 2 carte extra, la prima che funge da copertina e l'ultima con i riferimenti per seguire lo scarabeo e rimanere sempre aggiornati sulle ultime uscite e tutte le attività della casa editrice. Vi mostro il retro del mazzo, che si presenta così, con tutti i personaggi di Osamu Tezuka. Non è reversibile, quindi si può intuire se la carta è al dritto o al rovescio, non solo per la disposizione dei personaggi, che assolutamente non si ripetono, ma anche per il marchio Tezuka Production in basso a destra. Davanti troviamo l'intera illustrazione che prende tutta la grandezza della carta in basso, un bordo nero con il numero e il nome della carta, ma ovviamente li vedremo tutti insieme dopo questa introduzione, e vi ricordo che dopo gli arcani maggiori troverete uno slideshow per osservarli meglio. Andiamo avanti. Ed eccoci di fronte agli arcani maggiori, ai primi 22, e dove troviamo le figure più potenti e universali del mazzo, come il matto, il mago, la forza, il sole, e ciascuna di esse è un personaggio di Tezuka, dove prende vita per raccontarci il suo viaggio. Solo per i maggiori vi dirò i personaggi rappresentati in ogni carta, che troveremo ovviamente anche nei minori, ma non temete, perché li trovate tutti scritti nel libretto, soprattutto per chi non li dovesse conoscere. Partiamo proprio con il matto, che diciamo è qui, dove troviamo Diario di Ma-chan, il mago Ambassador Magma, la papessa, la principessa Zaffiro, chi non conosce la principessa Zaffiro, l'imperatrice Regina Sigma, l'imperatore Kimba, poi troviamo il Papa, Buddha, gli amanti, la Fenice, il carro Triton, la forza Burunga 1, l'eremita Buddha, la ruota Wonder 3, la giustizia Dororo, l'appeso il terzo occhio, la morte Blackjack, anche questa abbastanza famosa e importante, la temperanza Melmo, il diavolo Vampires, la torre il terzo occhio, la stella Kimba, la luna di nuovo Vampires, poi il sole, anche questo chi non lo conosce, Astro Boy, e poi il giudizio, la Fenice, e per mondo troviamo il mondo di Osamu Tezuka. È affascinante vedere come la narrazione di Tezuka si sovrappone ai significati esoterici, offrendo nuove chiavi di lettura. Le sue storie parlano di etica, di trasformazione, di spiritualità, e questo si riflette magnificamente proprio nelle carte. Ma chi era Osamu Tezuka? Ovviamente, per chi non lo conoscesse, Osamu Tezuka è considerato il padre del manga moderno. Nato in Giappone nel 1928, ha rivoluzionato il mondo del fumetto e dell'animazione con uno stile narrativo profondo e innovativo, o ispirandosi anche ai film Disney e al cinema occidentale. È stato il creatore di personaggi iconici come Astro Boy, Blackjack, la principessa Zaffiro, che hanno segnato generazioni intere, ma Tezuka non si è fermato ai racconti per ragazzi, ha esplorato temi filosofici, religiosi e sociali, rendendo il manga uno strumento potente per raccontare la complessità dell'essere umano. Diciamo che Tezuka ha aperto la strada a tutto ciò che oggi conosciamo come anime e manga, influenzando artisti di tutto il mondo. Ancora oggi il suo lavoro è ammirato per la capacità di unire intrattenimento e riflessione profonda. Adesso andiamo a conoscere il primo gruppo, quello degli arcani minori con le coppe. Ma prima godetevi lo slideshow per osservarli, questi arcani maggiori, uno per uno.
Eccoci di fronte al seme delle coppe. Queste sono legate all'elemento acqua, rappresentano il mondo delle emozioni, dei legami affettivi e dell'intuizione profonda. Le illustrazioni qui sono direi abbastanza delicate, a tratti anche malinconiche, e ci ricordano quanto Tezuka fosse capace di raccontare l'amore in tutte le sue forme, romantico, familiare, spirituale. Le coppe nel Tezuka Tarot ci invitano a esplorare il cuore con una sensibilità che solo un grande narratore sa evocare. Parlando dello stile artistico, ovviamente il mazzo è una vera celebrazione del tratto di Tezuka, pulito, espressivo, capace di trasmettere emozioni con pochi segni. In questo mazzo viene mantenuta quella linea chiara e direi anche quel dinamismo espressivo che hanno reso i suoi manga iconici. Le figure sono riconoscibili, ma non semplicemente riprodotte, sono reinterpretate per dialogare con il simbolismo dei tarocchi. I colori sono abbastanza vividi, ma mai eccessivi, con palette che variano a seconda del seme, ma soprattutto dell'atmosfera della carta. Ogni carta è un piccolo quadro e anche chi non conosce i manga, secondo me può apprezzarne la bellezza e la potenza evocativa. Diciamo che c'è una cura particolare nella composizione, ogni carta sembra un punto, anzi racconta una scena come se fosse una vignetta estratta da un manga, ma con una profondità simbolica che invita ovviamente alla riflessione. Potete fermare il video per visionarli meglio, adesso passiamo ai denari. Eccoci di fronte al seme dei denari, questi sono legati all'elemento terra e ci portano nel regno della materia, del lavoro e della prosperità. Le figure scelte per queste carte mostrano personaggi alle prese con la costruzione, la cura, la responsabilità, in linea ovviamente con i significati classici dei tarocchi. E Tezuka ha sempre avuto uno sguardo profondo sul mondo reale e questo si riflette appunto anche qui. C'è comunque da dire qualcosa effettivamente, quindi facciamo una piccola comparazione con l'iconografia classica. Se guardiamo queste carte, a prima vista può sembrare difficile capire a quale seme appartengono. I riferimenti classici, quelli che ci aspetteremo di trovare, non sempre ci sono, mancano i simboli tradizionali e a volte persino il seme stesso non è rappresentato in modo diretto. Per esempio, confrontando diciamo, alcune carte con la versione classica si nota subito quanto lo stile sia diverso, eppure anche se l'iconografia non è quella canonica, l'artista, diciamo chi si è occupato della parte artistica riesce a evocare lo stesso significato, ma lo fa attraverso un linguaggio visivo tutto suo. I personaggi, i colori, le posture, tutto è reinterpretato ovviamente nello stile di Tezuka e questo rende ogni carta unica. È come se ci raccontasse la stessa storia, ma con parole nuove e immagini inedite. Ovviamente io dico chi si è occupato, perché la Tezuka Production, di selezionare queste immagini, ha reinterpretato tutto secondo lo stile e i personaggi di Tezuka, dando vita a qualcosa di originale, ma che in fondo è vero, si parla la stessa lingua e adesso vi mostro qualcosa giusto per intenderci meglio. Vi mostro il 4, proprio in comparazione con il 4, anche il 10, ad esempio. Vedete? Oppure troviamo anche il cavaliere. In queste carte troviamo una forte somiglianza con le classiche, mentre ad esempio il 6, ve lo mostro meglio qui, così potete vederlo, l'8, ecco, qui vicino,
sono diversi dai classici, ma in modo alternativo si avvicinano a queste interpretazioni. Vi mostro meglio, ecco, di nuovo il 6 ha a che fare con la generosità, con un certo tipo di abbondanza, di attenzione, di cura da parte di un personaggio ovviamente che dona ciò che ha a disposizione. In un certo senso in questo 6 di denari si vede abbondanza e si vede anche nella gestualità del personaggio, che sta in qualche modo donando alla natura stessa appunto ciò che ha. Quindi in qualche modo è vero, c'è un'interpretazione visiva diversa, però più o meno si avvicina. Mentre anche per l'otto di denari, insomma, qui sembra mettersi il camice, quindi mettersi all'opera, e qui in un certo senso ovviamente abbiamo il nostro omino che lavora in senso pratico su questi pentacoli. Poi come vedete qui infatti ci sono queste monete che richiamano ai pentacoli, ai denari in altre circostanze. Come vi dicevo è vero un po' difficile intercettarlo, però basta leggere il trafiletto sotto. E poi invece purtroppo ci sono alcune carte che si distanziano parecchio, come il 3 di denari, lo metto qui vicino, è abbastanza diverso. Onestamente lo vedevo un po' di più nei bastoni, onestamente. Però in questo caso probabilmente c'è un'indicazione diversa proprio sulla collaborazione. Qui probabilmente rispetto al condottiero raffigurato, diciamo, qui dietro come spirito guida, come sostegno di qualche tipo. Ecco, qui ci si può sbizzarrire a trovare tutte le indicazioni, le interpretazioni che possono aiutare proprio nelle varie letture. E adesso andiamo a conoscere i bastoni. Eccoci di fronte ai bastoni, questi sono legati all'elemento fuoco e ci parlano di energia, creatività e ambizione. Sono carte dinamiche, spesso molto intense, e nel Tezuka Tarot sono popolate da personaggi che incarnano il coraggio, la visione, la volontà di cambiare il mondo. Qui si sente forte l'eco delle battaglie morali che Tezuka ha raccontato nei suoi manga, dove il protagonista non è solo un eroe, ma un essere umano in evoluzione. Vi chiederete a cosa serve questo mazzo e soprattutto come usarlo. Allora, il Tezuka Tarot si presta sia alla lettura intuitiva, secondo me soprattutto, e poi anche quella divinatoria più tradizionale. Ad esempio, se conoscete i Waite Smith, vi troverete abbastanza bene, soprattutto se utilizzate un metodo intuitivo, quindi di lasciarvi coinvolgere e trasportare dalle immagini stesse. Infatti, se vi lasciate guidare dai personaggi, dalle loro storie, dalle emozioni che evocano, scoprirete un modo nuovo di leggere le carte. È un mazzo che stimola la riflessione, la connessione e anche la creatività. Può essere usato per letture personali, per la meditazione o anche come strumento narrativo. Ricordiamoci che ogni carta è una porta aperta su un mondo. Adesso vi mostro il libretto, che di sicuro potete usare i suggerimenti e i metodi che trovate all'interno. Ci sono ben 6 lingue, eccole. Troviamo inglese, italiano, spagnolo, francese, portoghese e russo. La parte in inglese è quella leggermente più ampia, leggermente. Infatti qui trovate anche 2 metodi di lettura, diciamo, mentre per le altre lingue trovate solo una carta, la lettura a un metodo. Quindi abbiamo una e quella a 3.
quelle a 3 e anche, scusate, quella la croce celtica. Nelle spiegazioni delle singole carte, andiamo a prendere la parte in italiano, eccola qui, le singole carte, partiamo proprio qui dagli arcani maggiori. Ah, ecco, errata corrige, infatti mi ricordavo che c'era solo un metodo di lettura, cioè la stesa delle 3 carte. E poi si parte con la spiegazione degli arcani maggiori. Ecco, infatti qui si può vedere come c'è il nome della carta e poi ovviamente la carta dei tarocchi, poi c'è il nome del personaggio, trovate il significato, quindi le parole chiave al dritto, al rovescio e poi una piccola spiegazione molto utile secondo me, soprattutto per chi non dovesse conoscere tutti i personaggi e l'episodio rappresentato, perché ricordo non c'è solo il singolo personaggio, ripetuto ovviamente nei vari arcani, ma anche un episodio, un qualcosa che comunque va a riprendere il significato proprio della carta dei tarocchi. Quindi questo per gli arcani maggiori, ma lo troveremo anche per gli arcani minori. Direi che è un primo passo importante, soprattutto per chi si trova ad approcciarsi adesso, diciamo, a questo mondo da neofita, ma è utile anche per, insomma, per quelli, per i professionisti. Oltre alla lettura sicuramente è un mazzo che si può apprezzare anche solo sfogliandolo, come fosse un piccolo museo portatile dell'arte di Tezuka. Ma quando lo si usa, la bellezza delle illustrazioni diventa parte integrante dell'esperienza divinatoria. A proposito, sentitevi liberi di usare tutti i metodi che conoscete e che desiderate, ma in qualsiasi circostanza consiglio sempre all'inizio di usare poche carte, metodi semplici per darvi l'opportunità di conoscere bene, profondamente il mazzo ed entrare meglio in connessione con esso. Adesso proseguiamo e andiamo a concludere con l'ultimo seme, le spade e poi le considerazioni finali. Eccoci di fronte alle spade, questo seme è legato all'elemento aria e le spade rappresentano il pensiero, il potere, il conflitto e la verità. Sono carte che spesso mettono a nudo le tensioni interiori e nel Tezuka Tarot trovano espressione personaggi complessi, tormentati, ma sempre profondamente umani. Le spade ci ricordano che la mente può essere sia una lama che un ponte e questo Tezuka giustamente lo sapeva molto bene. Andiamo con le considerazioni finali. In conclusione, il Tezuka Tarot non è solo un mazzo di carte, è un ponte tra due mondi, quello dell'esoterismo occidentale e quello della narrazione giapponese. È un omaggio a un autore che ha saputo raccontare l'anima umana con profondità e grazia e un invito a esplorare i tarocchi con occhi nuovi. Se siete lettori esperti troverete nuove sfumature, mentre se siete neofiti questo mazzo può essere un meraviglioso punto di partenza e in ogni caso lasciatevi ispirare. La vita è la cosa più preziosa che abbiamo e i tarocchi in fondo parlano proprio di questo. Ovviamente lo consiglio anche per chi come me è collezionista e nella libreria fa decisamente una bella figura. Personalmente questo mazzo mi ha sorpresa fin dal primo momento, prima di tutto per la qualità della scatola, del libretto, delle carte, ma quando ho visto ricordo nel catalogo dello scarabeo questo mazzo non potevo lasciarmelo sfuggire perché mi ha riportato subito ai ricordi d'infanzia, soprattutto quando guardavo i cartoni della principessa Zaffiro e Kimba. Poi inoltre questo mazzo mi ha spinta a scoprire opere di Tezuka che assolutamente da ignorante purtroppo non conoscevo, però è stato un primo passo interessante. Andarle a conoscere secondo me aiuterà anche ad arricchire
il proprio modo, di interpretare le carte, quindi automaticamente anche arricchire le nostre letture. Si conclude qui questa puntata della Taroteca, vi ringrazio per essere stati con me, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo mazzo, se volete, potete trovare il link in descrizione per acquistarlo e, poi se volete potete andare a vedere tanti altri video che pubblico sul mio canale, seguirmi su Instagram e TikTok. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!